outlandisti o trendariani, bentornati o benvenuti su questo canale. Oggi vorrei parlarvi della terza stagione. In realtà avrei dovuto continuare con la prima, visto che è da lì che ho iniziato a fare le differenze tra libro e telefilm. Ma oggettivamente con l'arrivo della terza stagione non ho saputo resistere. Quindi vediamo subito le differenze. Ovviamente ci sarà qualche spoiler, quindi se non avete ancora visto i telefilm o se non avete ancora letto il libro o comunque volete rimanere sorpresi da quello che vedrete o leggerete, vi consiglio di fermarvi qua. Invece se siete curiosi, anche se non conoscete ancora a fondo Outlander o siete già dei fan di Outlander, vi consiglio di rimanere. In questi giorni è possibile vedere su Sky la terza stagione. Siamo già arrivati al terzo episodio con la trasmissione di ieri sera. Ogni venerdì c'è l'episodio di Outlander su Fox Life Italia, e però è possibile vederli anche on demand, quindi se vogliamo rivederci tutte le volte che vogliamo, per ora è possibile. Partiamo dal primo episodio. In realtà è stato un po' difficile trovare le differenze tra telefilm e libro, perché in effetti a quanto pare il regista ha una visione d'insieme molto più ampia. E infatti le differenze non vengono trovate soltanto nel libro in cui dovrebbe essere dedicata questa parte della stagione, e cioè il cerchio di pietre, perché è il primo libro, diciamo, della terza stagione. Il seguito sarebbe questo, La collina delle fate. Non si vede il titolo. Questo, primo, e poi questo, per la terza stagione intendo. Ma in realtà ci sono dei riferimenti anche per quanto riguarda un altro libro successivo a questi, che è Tamburi d'autunno. Ma andiamo con ordine. Io cercherò di fare le differenze partendo come, diciamo, linea guida il telefilm, perché ovviamente non so cosa accadrà nei prossimi telefilm, nei prossimi episodi, quindi penso che sia più corretto fare una differenza su questa base. Ovviamente se non siete d'accordo come espongo le differenze o modo di raccontare, di spiegare eccetera, scrivetemelo qua sotto nei commenti e sarò lieta di capire meglio che cosa più vi aggrada per poterne discuterne. E anche se dimentico qualcosa o se dico qualcosa che secondo voi non è corretto eccetera, scrivetelo sempre qua sotto, mi raccomando. Vorrei che questo canale diventasse anche un po' una specie di community dove tutti i fan di Outlander e non solo possano contribuire alle varie discussioni e ai vari temi che introduco nei miei filmati. Beh, iniziamo. Purtroppo nel primo episodio non compare un prologo che nel libro era carino. Riprende un po' il fatto di Claire che sia passata attraverso le pietre in un passato diverso dal suo. Riprende un po' la questione del viaggio attraverso un'altra dimensione. Viene raccontato un po' la visione di lei da piccola delle pozzanghere, dove praticamente lei ci si vedeva come un portale magico che la poteva far attraversare un'altra dimensione spazio-temporale. Però vabbè, pazienza, questo diciamo che è un dettaglio che magari è stato lasciato più al libro, appunto perché solitamente la narrazione dei libri è molto diversa, come ho già detto, in quella dei telefilm o film. L'inizio. Anche qua, sia come nel telefilm che nel libro, l'inizio parte da Jaime, perché noi tutte stiamo aspettando di capire cosa possa essere successo a Jaime, essendo tornato a combattere nella battaglia di Culloden. Nel telefilm lo troviamo in mezzo ad altri cadaveri, con addosso anche il cadavere di Black Jack Randall. Stessa cosa accade anche nel libro, anche se in realtà ci sono delle piccole differenze durante la narrazione. Ad esempio nel libro tutto lo scenario è stato reso molto più crudo dalla presenza di corvi che iniziavano a mangiare gli occhi dei poveri morti che si trovavano sul campo di battaglia, tra cui anche l'occhio di Jack Black Randall viene morsicato da questo corvo. Leggendola ti lascia proprio
una certa ansia addosso, e secondo me è stato reso molto bene questo momento. Nel telefilm non c'è questo, viene messo in primo piano di più il fatto che gli inglesi cercavano vittime ancora vive per poterle fucilare o uccidere definitivamente. Ma anche nel film questa paura di morire è stata resa ottima appunto da questo momento, che c'è appunto Jamie che vede uno dei suoi compagni essere ucciso sotto una baionetta di un inglese. Successivamente nel telefilm è molto bello poter vedere che Jamie sente una voce amica e subito l'associa a Claire. In realtà sarà Rupert che l'è venuto a prendere perché riesce a raccogliere i pochi scozzesi rimasti in vita e portarli all'interno di una casa per cercare di metterli in salvo, cosa che purtroppo non riuscirà a fare. Nel libro in realtà questo non accade. Nel libro, a parte che non è Rupert quello che trova Jamie, ma bensì Duncan MacDonald, ma non è apparso neanche negli altri telefilm. E poi in realtà lui non vede il volto di Duncan come quello di Claire. Lui pensa a Claire, ma in realtà in quel momento addirittura non riesce neanche a ricordare i momenti della battaglia, mentre nel telefilm ci sono, lui ricorda che cosa è successo, ha dei flash, però li ricorda. Invece nel libro si sente già come se fosse, diciamo, morto e riesce a ricordare davvero poco della battaglia, ma riesce a ricordarsi di Claire. Nel telefilm, inoltre, c'è anche il combattimento tra Randall e Jamie. Probabilmente i fan che conoscono già Outlander hanno già capito dove voglio arrivare. Il problema è che nel telefilm c'è proprio lo scontro tra Jamie e Randall, che forse, almeno io spero che facciano vedere altre scene anziché ridurlo a un piccolo e breve scontro come questo. È stato reso molto bello, senz'altro, queste luci gialle che vengono ricreate tramite probabilmente dei filtri per ricreare l'ambientazione, l'ansia e tutto quello che era necessario per creare il pathos che ci sta dietro a questa scena. Io forse però l'avrei ampliato, cioè mi sembra un po' riduttivo. Io spero che in altri episodi ci siano altri momenti in cui viene ricordato questo momento importante, perché oggettivamente a Randall, noi tutte, Jack Randall è stato straodiato, almeno io l'ho straodiato, poi non lo so voi, e forse ci avrei dedicato molto di più. Il problema è che in realtà questo scontro non si è mai visto nel libro, cioè non è mai stato scritto dalla Diana Gabaldon alcun riferimento a questo combattimento. Jamie si sveglia e ritrova il cadavere di Jack Randall al suo fianco. Punto. In tutti i libri questo duello non è apparso. Tutti noi ci siamo chiesti da anni cosa è successo durante il combattimento tra Jack e Jamie, ma non è stato visto. In realtà riguardo a questo ho fatto qualche ricerca su internet e ho trovato alcune interviste della Gabaldon in cui afferma che probabilmente nel prossimo libro che sta realizzando, che sarebbe il 9 per l'America e per noi dovrebbe essere tipo il 13°, dovrebbe esserci qualche riferimento e comunque la spiegazione di come è avvenuto questo combattimento tra Jamie e Jack Randall. Nel telefilm è stato anticipato, come detto anche da lei, per motivi ovviamente di scena, nel senso, un telefilm, noi tutti eravamo lì che aspettavamo questo momento, non potevi non chiudere un anello della storia, e in questo modo il regista Moore è riuscito invece a farti capire che cosa è successo. Ma andiamo avanti. Loro si ritrovano nella casa e quando arriva il fratello del famoso per i fan Lord John Grey, tutto quell'episodio in cui alcuni vengono fucilati, in cui Jamie invece no, viene risparmiato per questa promessa che era stata fatta, che lo possiamo rivedere nella seconda stagione, a questo ragazzino esattamente nel momento in cui Claire finge di non essere la moglie di Jamie ma una semplice donna, e c'è il ragazzino che stava per uccidere Jamie e Jamie
prende Claire fingendo di volerla stuprare, una cosa del genere, e invece il ragazzino è lì che dice no, ti prego non farlo, piuttosto prendi me, uccidi me. È quel ragazzino lì, il nostro Lord John Grey, che vedremo nel secondo episodio, nel terzo e molti altri episodi. Sarà un personaggio importante, così tanto importante che la Gabaldon ha addirittura dedicato alcuni libri, alcune piccole novelle dedicate alla sua storia. Procediamo, quindi questo momento è pressoché simile, l'unica cosa che cambia è che alla richiesta del capitano di Jamie, mentre gli chiede tu sei davvero il Red Jamie, Jamie risponde che invece non lo è nel libro, mentre nel film dice di sì. Però vabbè, un piccolo dettaglio, forse va bene anche così. E questo è il primo filone, che tra l'altro verso la fine dell'episodio ritroveremo Jamie su questo carro che viene trasportato a Lallybroch, perché proprio per questa promessa che si era fatto Jamie con il ragazzino, che adesso è diventato più grande, Lord John Grey, lui verrà risparmiato e verrà riportato a Lallybroch. Principalmente nel libro diciamo che possiamo arrivare fino al capitolo, fino alla parte seconda intitolata appunto Lallybroch, perché poi il seguito lo vedremo nel secondo episodio. E la storia di Jamie, diciamo il filone di Jamie per ora finisce qua. Andiamo a vedere il secondo filone, perché ovviamente per ora abbiamo due filoni paralleli, la storia di Jamie e la storia di Claire, finché non si incontreranno, che arriverà tra breve. Per quanto riguarda Claire, anche qua ho avuto delle forti difficoltà a trovare un modo per spiegarvi le differenze. Perché infatti nell'episodio abbiamo che Claire è già tornata ovviamente nell'epoca in cui c'è anche Frank e sta partorendo, deve partorire. Questa scena di partorire in realtà in questo non c'è, cioè lei quando troviamo qua sappiamo già una cosa molto importante che scopriremo soltanto dopo l'episodio di ieri sera, il terzo episodio della terza stagione. Se non l'avete visto, per 50 secondi non ascoltate. Frank, cosa gli succede? Ebbene sì, muore. Noi lo sappiamo già dall'inizio di questo libro che è successo questo, perché già anche negli altri due libri che sarebbero diciamo dedicati alla seconda stagione siamo già più avanti rispetto a quello che stanno facendo vedere nei telefilm della terza stagione. Non avete sentito niente, vero? Avete mandato avanti 50 secondi? Beh, sta a voi decidere cosa fare, io vi ho avvisati. Comunque, ritornando a noi, in realtà quindi da questo libro siamo già più avanti e abbiamo la vicenda di Claire con Brianna già grande e in realtà del parto non viene detto niente, non c'è questo momento, ci sono dei ricordi all'inizio, nei primi capitoli, di Claire riguardo a Brianna piccola e alla vita con Frank. Vita che ovviamente si nota essere piena di problemi, perché comunque lei continua ad avere davanti ai suoi occhi Jamie ogni volta che vede Brianna, perché ha questi capelli rossi, questo sguardo che dovrebbe ricordare proprio Jamie. Però nonostante ciò nel telefilm viene ben rappresentato questo clima, tanto che si vede questo astio tra Claire e Frank, questa lontananza, perché infatti lei non si fa mai toccare e comunque non c'è quell'attrazione, quel clima che c'era ad esempio nei primi episodi quando avevamo visto che erano nella loro seconda luna di miele. Inoltre questo episodio è stato molto importante per la nascita della bambina, che è stato visto da loro come un nuovo inizio, ma subito questa frase viene praticamente distrutta dal fatto che la bambina ha i capelli rossi e nessuno dei due ha i capelli rossi e l'infermiera giustamente lo fa notare. E quindi questo ti crea sempre quella tensione che è palpabile, che sarà palpabile anche nei prossimi episodi e ovviamente lungo tutto il libro, sia questo che i precedenti. Una cosa importante è la scena in cui Claire partorisce la bambina. È molto
molto bella secondo me, anche se è diversa. Prima di tutto, come abbiamo detto, quindi non la troviamo in questo, ma la nascita di Brianna viene raccontato in questo, Tamburi d'autunno, che sarebbe in realtà quello della quarta stagione, cioè questo sarebbe l'inizio della quarta stagione. Che tra l'altro ne vengono raccontati dei pezzi perché praticamente quando Jamie incontrerà Claire vorrà sapere alcune notizie di Brianna e quindi Claire racconta alcuni spezzoni, tra cui gli viene in mente anche alcuni momenti in cui aveva partorito a seguito di altre vicende che accadranno in questo. Potete trovare dei riferimenti a pagina 425, a pagina 472 e a pagina 500. Sono dei piccoli riferimenti che possono ricrearti le sue sensazioni durante il momento in cui ha partorito Brianna e di quello che lei riesce a ricordare. In realtà il momento in cui partorisce è molto diverso rispetto al libro. Cioè nel film hanno voluto far vedere come la medicina a quei tempi non dava ascolto alle donne e aveva utilizzato un metodo, aveva ideato un metodo che praticamente faceva perdere, diciamo, il piacere a una donna, a una madre di partorire. Infatti veniva completamente anestetizzata in modo che non sentisse nulla e che non ricordasse nemmeno nulla del parto e il bambino, bambina veniva estratta in modo anche molto invasivo. Claire infatti si rifiuta di questo. Nel telefilm si oppone completamente, tanto da dar del bastardo a quel medico che la stava facendo, perché infatti lei ricorda dal passato tutti quei parti che ha visto che erano fatti in maniera così naturale. Ricordiamoci Jenny. Lei è riuscita a farla partorire in un modo naturalissimo, senza tutti quei metodi, e a ricordare quindi a fondo tutti i dolori e poi i piaceri, diciamo, di un parto. Nel libro in realtà Claire non si oppone ad essere addormentata, si lamenta probabilmente, però non si oppone così, ma non c'è neanche questa, se non sbaglio, adesso non vorrei dire delle cavolate, ma secondo me nasceva anche in modo, diciamo tra virgolette, normale, non c'era questa cosa di essere addormentata, ma potrei sbagliarmi perché questo non me lo ricordo bene perché appunto è su un altro libro e non su questo qua, e da questo l'ho riletto da poco. Questo sinceramente non riesco a ricordare bene. Se voi vi ricordate meglio scrivetemi, però senz'altro nel telefilm è diverso. C'è questa cosa di Claire che lei si oppone a questa metodologia di quell'epoca perché la considera completamente sbagliata. Successivamente il telefilm quindi finisce che abbiamo Jamie all'Allybrook e Claire con Frank con la bambina Brianna appena nata. Finisce qua. Quindi anche il libro in realtà nella parte di Claire, come vi ho detto, sì, non vi posso dire arrivate fino a un certo punto perché sì, questa parte praticamente non c'è. È tutto spostato molto più avanti. Fine. Credo di aver detto tutto per questo primo episodio della terza stagione. Spero vi siano piaciute queste differenze. Se ne avete trovate altre o se volete saperne di più su quelle che ho detto, eccetera, beh, basta scrivere nei commenti qua sotto. E se vi è piaciuto il filmato vi consiglio di mettere mi piace alla mia pagina in modo da poter essere aggiornati sui prossimi video che ora cercherò di fare in modo molto più frequente per cercare di soddisfare sia la mia che la vostra voglia di conoscere il mondo di Outlander e non solo. Quindi non mi resta che concludere con stavolta questi buonissimi biscotti scozzesi e con un Sanjava! È burro puro, è zucchero, è buonissimo.